Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce, lo Special One fa i conti con l'ennesimo esonero della sua carriera. Si dice che a determinare la decisione del club sia stata la sconfitta con il Benfica, che ha avuto come conseguenza l'esclusione del club turco dalla Champions League. Probabilmente è probabile che sia così, come è probabile che la dirigenza del Fenerbahce temi che il gap dal Galatasaray aumenti ulteriormente dopo gli 11 punti di distacco della scorsa stagione. Personalmente non sono un estimatore di Mourinho, l'ho sempre ritenuto un tecnico sopravvalutato che propone un calcio superato che magari poteva essere efficace fino a una quindicina di anni fa, ma che oggi può andare bene giusto per una squadra da metà classifica. Per il resto Mourinho è più bravo in sala stampa che in panchina. La differenza è che prima i successi mascheravano i suoi limiti come tecnico, risultati ottenuti facendo spendere alle società svariati milioni, campagne acquisti sontuose, non di rado sono arrivati calciatori che costavano più di quello che realmente valevano. Non so se vi ricordate quando Mourinho insistette per avere Quaresma all'Inter, sembrava che senza di lui non si potesse giocare. Quanto ha inciso Quaresma all'Inter? Poco per non dire nulla. E sì, l'Inter ha vinto il triplete, con il Porto fece un'autentica impresa vincendo la Champions, senza dimenticare che l'anno prima aveva vinto anche la Coppa UEFA con la squadra portoghese. E il palmares è lungo, non nego che non nego una cosa del genere, ma non si può campare di rendita. Se poi vogliamo considerare un grande successo la vittoria della Conference League con la Roma nella stagione 2021-2022, facciamolo pure, ma per il resto sono stati anni di chiacchiere e polemiche strategicamente utilizzate da quello che definirei un allenatore mediatico, bravo a regalare i titoli ai giornali, a conquistare la simpatia dei tifosi, che innegabilmente è carismatico. Ma il carisma in un calcio che si evolve non basta, e oggi il calcio ehm, è trasformato in un modo tale che chi ha idee che erano buone 5 anni fa, che ti hanno fatto vincere, sono già vecchie. Figuriamoci quelle di Mourinho che sono datate ai primi anni del 2000. Mi domando, Mourinho riuscirà a trovare un'altra squadra? Non mi meraviglierei quando hai alle spalle un procuratore come Mendes. Del resto lo Special One è uno di quelli che cade sempre in piedi, tuttavia penso che il suo tempo sia passato. Io ho finito, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.